Ebbene sì, sto andando a pesca in monopattino. Ciao a tutti amici, un po' di tempo fa sono stato contattato da un'azienda chiamata Kukirin che produce e-scooter, che sarebbero monopattini elettrici in pratica, per chiedermi se ero interessato a provare e recensire sul mio canale uno dei loro prodotti. Ganzo! Ma io sono un pescatore che va a pesca, quindi che ci azzecco con i monopattini elettrici? Poi ancora nella mia testa, non essendo mai salito su un monopattino, c'era l'idea del monopattino classico che si vede in giro per la città, che va sull'asfalto, con le rotine, insomma questi modelli qua. Mi dicono subito di non preoccuparmi, che hanno il monopattino che fa per me, che va anche senza problemi sullo sterrato. Ariganzo. Quindi accetto, anche incuriosito, e mi presentano sto bolide, sto scooter da assalto, il Kukirin G2 Max, e solo a vederlo mi viene da dire wow. Io non pensavo manco ci fosse sta roba a giro, quindi andiamo subito ad unboxarlo. Vediamo, prima apertura, un'altra scatola da unboxare. Praticamente qui c'è uno scatolone dentro un altro scatolone incellofanato. Dai, iniziamo bene. Eccolo qua, il pacco vero e proprio, dentro tutto ben imballato nel polistirolo. Eccolo qua, pezzo per pezzo, inizia a prendere forma. Ok, si vede la base, si vede una ruota. Eccolo qua, alcune parti mi sa che vanno già montate dalla scatola, tutto molto intuibile, non sto seguendo istruzioni o altro. Beh, alla fine è già abbastanza tutto monoblocco. Praticamente il manubrio è l'unico pezzo da assemblare, per il resto è già tutto montato. Che poi guardate qua che figata questo accessorio, è praticamente una sorta di coltellino svizzero con tutte le chiavi utili per il monopattino, tutte qua ben organizzate e pronte all'uso. Dovrei sempre avere con me un affare del genere. Direi proprio che ci siamo, facciamo solo una piccola prova di accensione casalinga giusto per vedere se c'è energia nella batteria, ma in genere queste aziende lasciano sempre le batterie all'80-75%. Proviamo, immagino si faccia così, premesso che non ho guardato nessun libretto di istruzioni. Eccolo, sì, è partito. Sì, è partito, ci siamo. Prova di gas. Sì. Ok. Tutto funzionante. Eccolo qua, pronto all'uso. Montato veramente in tempo record, senza manco guardare il libretto di istruzioni. Veramente ci ho messo meno di 10 minuti ed è pronto all'uso. Adesso che è spacchettato vediamo qualche dettaglio tecnico per capirlo meglio. Innanzitutto partiamo dalla parte vitale, monta un motore senza spazzole da 1000 watt incastonato nella ruota. La batteria è da 20 ampere e con tutta questa spinta riesce a raggiungere una velocità di oltre 50 km/h. Da paura, ma anche letteralmente. È solido, resistente e anche pesante mi viene da dire, perché raggiunge un peso di 30 kg. Ma mi pare anche ovvio, perché per avere una struttura affidabile serve un corpo bello massiccio. Tanta potenza, è controllata da doppi freni a disco di ottima qualità. Le luci ci sono tutte, posizioni, faro frontale a LED molto potente per la notte, frecce di direzione e luce collegata al freno nel caso si voglia utilizzare in regola su strada pubblica. Sia davanti che dietro troviamo gli ammortizzatori a 4 bracci che rendono la guida piacevole anche in fuoristrada, assorbendo la maggior parte delle irregolarità del terreno. La batteria si ricarica da questo sportellino posizionato qui e per una ricarica completa servono circa 10 ore. Pedana molto spaziosa e accogliente e c'è anche la pedalina dietro per avere una posizione più sicura alla guida. Nella pulsantiera di controllo troviamo il tasto di accensione ovviamente, le frecce direzionali ed in alto troviamo il tasto on-off di accensione per il faro principale. C'è persino il clacson se vogliamo farci riconoscere mentre stiamo per arrivare sullo spot. Il display è molto luminoso e non teme raggi solari. Qui sempre in bella vista troviamo tutte le informazioni utili di cui abbiamo bisogno, dalla velocità, dalla carica della batteria, chilometri parziali e totali, eventuali luci o frecce accese, e il numerino sulla destra che indica le 3 modalità di gestione potenza del motore. La numero 1 è quella che lo limita a massimo 20 km/h per essere in regola su strada pubblica, mentre con la 2 e la 3 gradualmente arriviamo fino al massimo delle prestazioni. Come tutti i monopattini c'è anche il gancio, in questo caso molto robusto, per attaccare vari zaini o buste della spesa o qualunque altra cosa. La staffa reggimanubrio è adattabile alla nostra altezza e una volta terminato l'utilizzo del monopattino si può richiudere in pochissimi secondi. Sono anche andato su sterrato a provarci a fare una pescata per vedere se potevo in qualche modo utilizzarlo nelle mie pescate e effettivamente ci sono riuscito. Però proprio in quei giorni c'è stata una grossa interferenza meteo che mi ha impedito di pescare, però la prova ce l'ho fatta. Guardate qua come mi sono organizzato per questa pescata in monopattino, cioè è proprio una cosa semplicissima, classico zaino da pesca che uso sempre e canna in custodia, eccolo qua, tutto qua. Così, e via. Zaino in spalla
e sono partito. Tra l'altro, mentre lo trasportavo qua, mi sono accorto di una cosa fighissima, che il gancio per attaccare lo zaino si può incastrare una volta chiuso qua nella pedalina e poi diventa semplice da trasportare, da spostare via, non da trasportare. Adoro questi dettagli studiati per essere funzionali. Ovviamente sapevo che per fare le cose in semplicità e sicurezza con il monopattino sarei dovuto andare in ambiente portuale, dove è tutto bello asfaltato, tutto bello piano, però so anche che questi attrezzi vengono utilizzati più che altro per fare anche fuori strada, e quindi potevo tirarmi indietro? Assolutamente no, e sono sullo sterrato. Premesso che è la primissima volta che lo uso sullo sterrato, quindi potrei fare figuracce. Comunque via. Qui si sente che le ruote larghe e gli ammortizzatori fanno il loro lavoro, infatti si sente che non si sente lo sterrato. Oh, sblocchiamo un po' sto coso, voglio correre. Eccoci. Allora, le rocce le piglio volutamente tutte. No, non lo sento, assurdo, non si sente nulla. Vado liscio come l'olio. Incredibile. Sono praticamente su sabbia. E questo è l'effetto delle piogge recenti. Aiuto. Adesso farò la prova definitiva, c'è una serie di sassi affioranti qua, li prenderò tutti uno a uno, se non casco qua vuol dire che il monopattino è sicuro. Ecco, il primo, belli questi, ora ci infilo la ruota nel mezzo. Secondo, vai. No, non c'è proprio la sensazione di perdita di equilibrio. Ovviamente non sono io bravo, è proprio il monopattino che è stabile. Spettacolo. No, alla grande, alla grande. Via, si vola. Comunque non solo sta andando, ma si sta anche arrampicando. Spettacolare. Purtroppo nei giorni precedenti ha piovuto veramente tanto e tutti i fiumi sono andati in piena, di conseguenza anche in scogliera l'acqua è torba, parecchio torba. Ho il mare qui a 500 metri, ma non starò neanche a andarci, continuerò a divertirmi con il monopattino perché finirei a pescare nel fango e sarebbe completamente inutile, quindi non perdo tempo. Come pescata però vi lascio una giornata che ho passato prima dell'arrivo di queste piogge in cerca di serra, quindi godetevi quella. C'è anche un catch and cook finale, quindi aspettate fino alla fine, e se questo video vi ha incuriosito e anche voi volete provare il G2 Max, vi lascio tutti i link e vari codici utili in descrizione. Utilizzatelo per divertirvici perché è veramente un'esperienza da provare e mi raccomando cercate di non farvi male. Via alla pescata! Diamo il via a questa bellissima giornata, il sole spacca di brutto quindi mi polarizzo subito. Plasma Big One. Wow. Bella condizione, acqua pulita ma non limpidissima, è leggermente velata, proprio appena. Speriamo ci sia anche qualche predatore in caccia, che queste sono giornate particolari, diciamo. Oh. Abbiamo il primo inseguimento con rifiuto. Sembrava anche un pesce discreto, ho visto massa. Una bella schiena grigia, ma niente, rifiuto. Però il popper gli è piaciuto. Ero anche al primo lancio col popper, quindi questo è un chiaro segno di gradimento.
Eccoli, eccoli. Dai, questo gli ha quasi dato, ma aspetta, sono sempre qua sotto. Erano anche bellocci. Sono già ritirati. L'ho visto che l'ha toccato, erano pesci sul 1,5 kg, 2. L'ho visto bene il furbone, ma non era abbastanza deciso o non ha aspirato con decisione. Peccato, poi sotto i piedi sarebbe stato un attacco spettacolare. Questo era un cefalo. Tantissima gente a volte si emoziona per gli inseguimenti di pescioni, ma che in realtà sono cefaloni. Una cosa abbastanza comune, molti non l'hanno ancora capita, ma succede, specialmente su esche di superficie che fanno molto rumore come popper o grossi needle. Ogni tanto ci rimangono anche per la bocca, non so perché hanno questo comportamento aggressivo, forse non so, territorialità, curiosità, vai a sapere, oppure sono proprio incazzosi di loro, però ogni tanto ci rimangono e proprio per la bocca, si vede proprio a infastidire questo disturbo che vedono nelle schine. Voglio fare un cambio, che oggi c'è un po' di vento frontale che frena un po' le esche corpose come i popper, quindi monto uno stilo che dovrebbe volare un po' di più. Vai. Leccia, 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 leccia. Leccia, 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 leccia. Serrone, inseguimento. Bel pesce, sui 3 kg. Perché non gli ha dato? È venuto cattivo, ma no, non gli è piaciuto abbastanza. Bellissimo pesce, rieccolo. Non è convinto, no, c'è tornato ma non è convinto. Volevo prendere un po' di sole, ma mi sto letteralmente abbrustolendo. Sento la pelle che brucia, quindi ora mi riparo sotto la maglia solare e si ricomincia. Olè, questa l'ho messa al contrario e ho fatto un giro di troppo. Eccoci qua, pronti. Dopo tanti cambi di artificiali, a quanto pare con lo snodato sono riuscito a smuovere qualcosa. Ho avuto l'inseguimento di una leccia e poi di un serra. I pesci a quanto pare in giro ci sono, ma la giornata non li rende molto aggressivi nei confronti dei miei artificiali. L'unica cosa che posso fare è continuare a lanciare e rilanciare questa esca e ho avuto un minimo di risultati in più, sperando che prima o poi arrivi un attacco a salvare la giornata. Eccolo! Si è rotto! Vai! Mica tanto! Eccolo qua, serra non enorme, però carino, dai, cioè una taglia accettabile. Attacco fulmineo sotto i piedi sul jointed. Ups. L'ho dovuto tirare subito su di peso perché con questi pesci, soprattutto se presi sotto i piedi, meglio non perdere tempo, non giocare, che se no in un modo o nell'altro si slamano. Direi anche finalmente che era un po' che in giro vedevo qualche segno di vita anche sugli artificiali, inseguimenti, attacchi a vuoto, quindi finalmente uno ci è rimasto.
Allora insisto con il jointed che a quanto pare sta dando in questo momento un po' di risultati in più e voglio provare però a essere un pochino più naturale con il colore green, verde. No, dopo che l'ho preso non ho più visto nulla. Mangiato sulla Guglietta. Gli piace, ma poi ci sono in giro, le vedo. Ma infatti si vede il ignorante se ne vede una. Quando ci sono loro a giro è un casino. E poi secondo me ce n'è molti più a giro di quelli che si vedono. Magari io ne vedo due, però va a sapere che branchi ci sono. Quella che avete appena visto è stata la pescata lampo di oggi, fortunatamente salvata in extremis con un bel serra, che andrò a cucinare per direttissima stasera per cena. Quindi da pescata lampo farò un catch and cook lampo, non avevo voglia di ingegnarmi più di tanto, quindi farò una delle mie solite maialate, farò una bella piadina. Con questo è tutto, prima di iniziare a godermi questa meraviglia vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, se non l'avete ancora già fatto iscrivetevi al canale che per me è molto importante. Adesso vi saluto, alla prossima, ciao!